La Repubblica Popolare Cinese, così come la conosciamo oggi, come è noto nacque nel 1949 in seguito alla Rivoluzione Cinese, che però ebbe origini ben più datate. Per comprendere le radici dell'odierna Cina bisogna infatti tornare nel 1912, quando in seguito alla Rivoluzione Xinhai, che pose fine alla monarchia, la Cina divenne una repubblica, che però ebbe una durata relativamente breve. Il nuovo presidente Yuan Shikai, infatti, nel novembre 1913 sciolse il Parlamento e accentrò su di sé tutti i poteri, inaugurando così una dittatura personale. Durante la Prima Guerra Mondiale, la Cina scese a fianco dell'intesa e, sebbene diede un contributo poco rilevante alla causa, alla conferenza di Versailles sedette al tavolo dei vincitori. Ciononostante, a Versailles venne riconosciuto al Giappone il controllo sulla regione cinese dello Shandong, che in precedenza era amministrata dalla Germania, e tale umiliazione favorì in Cina il riaccendersi del nazionalismo e di un ampio movimento di protesta che ruotava attorno al Kuomintang, ovvero il partito nazionalista guidato da Sun Yat-sen. Forte del sostegno popolare, il Kuomintang intraprese così una lotta contro il governo centrale, ovvero il cosiddetto governo di Beiyang, e i signori della guerra che controllavano la zona settentrionale della Cina. Nel frattempo, nel 1921, a Shanghai, veniva fondato il Partito Comunista Cinese che, in base alle indicazioni del Comintern, decise di allearsi con il Kuomintang e fare così fronte comune. L'alleanza tra il Partito Comunista Cinese e il Kuomintang tuttavia si ruppe quando, alla morte di Sun Yat-sen, nel 1925, la guida del Kuomintang passò nelle mani di Chiang Kai-shek, che fece di tutto per marginalizzare i comunisti. Chiang Kai-shek, alla fine del luglio 1926, lanciò la cosiddetta Spedizione del Nord, con l'obiettivo di piegare i signori della guerra e riunificare il paese sotto la guida del Kuomintang. La campagna ebbe un gran successo e l'anno successivo Chiang Kai-shek, dopo aver rotto definitivamente con i comunisti, entrò con le sue truppe a Pechino e istituì un governo di stampo autoritario, riunificando un paese che fino a quel momento era stato diviso dalle varie fazioni militari amministrate dai signori della guerra. Il Partito Comunista venne messo fuori legge, ma iniziò a riorganizzarsi nelle zone più interne del paese, soprattutto nelle zone rurali, popolate da contadini e dove il Kuomintang non aveva il controllo. Infatti, contrariamente a quanto insegnava il modello sovietico, Mao Zedong, uno dei fondatori del Partito Comunista Cinese, credeva che il fulcro della rivoluzione comunista in Cina fossero proprio gli agricoltori e non la classe operaia delle zone urbane, oppure ancora gli intellettuali. Mao, infatti, iniziò a fare proseliti tra i contadini e Chiang Kai-shek nel 1931, comprendendo la minaccia del Partito Comunista, decise di reagire intraprendendo una campagna militare contro i comunisti in tutte le zone da essi controllate, con una strategia di accerchiamento e annientamento. L'esistenza del Partito Comunista fu dunque seriamente minacciata e messa alla prova, in quanto le forze governative di Chiang Kai-shek riuscirono ad accerchiare le forze comuniste nella regione meridionale dello Jiangxi. I comunisti guidati da Mao decisero quindi di evacuare il sud per dirigersi nella più sicura e meglio difendibile zona settentrionale dello Shaanxi, in quella che verrà ricordata come la celebre Lunga Marcia. Nella Lunga Marcia, intrapresa nell'autunno 1934 e conclusasi nel 1935, i comunisti attraversarono quindi il paese da sud a nord, percorrendo migliaia di chilometri e pagando un tributo enorme in termini di vite umane, tanto che furono relativamente pochi i comunisti che giunsero effettivamente a destinazione, ma fu un momento simbolicamente importante della rivoluzione e che consolidò la leadership di Mao Zedong. Tuttavia, nel 1937, di fronte all'intensificarsi dell'aggressione giapponese, che già nel 1931 aveva invaso la regione cinese della Manciuria e costituito il governo fantoccio del Manchukuo, i nazionalisti di Chiang Kai-shek e i comunisti guidati da Mao, nonostante le ostilità, dovettero fare fronte comune. Dovettero infatti rinunciare a fronteggiarsi in una guerra civile per unire le forze contro l'imperialismo giapponese, in quanto il Giappone controllava ormai la quasi totalità delle coste cinesi e le principali regioni industriali. L'alleanza in realtà non durò molto e già nel 1941, dopo l'attacco di Pearl Harbor, Chiang Kai-shek decise di approfittare dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, che aveva distolto una grande quantità di truppe giapponesi dalla Cina, per riprendere l'offensiva contro i comunisti di Mao. La guerra civile vera e propria, tuttavia, iniziò solo al termine della Seconda Guerra Mondiale. Il continente asiatico, infatti, a differenza di quello europeo, al termine della Seconda Guerra Mondiale vide solo parzialmente la pace,
poiché nel 1946 la Cina entrò in una brutale guerra civile combattuta tra i nazionalisti e i comunisti. Al termine della guerra, infatti, i liberatori americani cercarono di spingere le due parti a trovare un accordo, ma il Kuomintang di Chiang Kai-shek rifiutò ogni tentativo di compromesso con i comunisti e questi, da parte loro, avrebbero rinunciato alla lotta armata solo a patto di entrare in un governo di coalizione. Stalin, che non credeva in una vittoria dei comunisti in Cina, si rifiutò di fornire aiuti militari ed economici a Mao e ai suoi seguaci, stipulando invece un accordo con il governo di Chiang Kai-shek che gli concedeva il controllo sovietico sulla Mongolia e sulle ferrovie e i porti della Manciuria. Oltretutto l'Unione Sovietica, che usciva stremata dal secondo conflitto mondiale, temeva che un impegno militare sovietico in Cina potesse poi sfociare in un insostenibile e ben più ampio conflitto con gli Stati Uniti, che si cercò quindi di evitare. Gli Stati Uniti, con Truman alla presidenza, sostennero invece in modo cospicuo i nazionalisti di Chiang Kai-shek, fornendo loro armi e finanziamenti, ma escludendo un intervento delle truppe americane sul suolo cinese. Nel luglio 1946 Chiang Kai-shek decise di attaccare le basi comuniste nella zona settentrionale del paese e con un esercito di oltre 4 milioni di soldati prevedeva una facile vittoria contro i comunisti che contavano invece poco più di 1 milione di soldati, peraltro equipaggiati molto peggio. Tuttavia il Kuomintang era sempre meno popolare in Cina, in quanto gli anni della guerra, le sconfitte militari e le difficoltà economiche avevano minato il consenso attorno al governo. Gli americani infatti rividero la loro strategia e il loro sostegno nei confronti del Kuomintang, fornendo loro sempre meno aiuti. Al contrario, il Partito Comunista Cinese contava sempre più consensi ed era passato da soli 40.000 iscritti nel 1937 a ben 1.200.000 iscritti nel 1945. Fu infatti questo quello che determinò maggiormente la vittoria dei comunisti, in quanto la numerosissima popolazione delle campagne sosteneva con forza i comunisti, che promettevano loro una riforma agraria che avrebbe espropriato le terre dei proprietari terrieri e le avrebbe poi redistribuite ai contadini. Il sostegno della popolazione riuscì così a compensare la debolezza militare e la scarsità di armamenti che affliggeva i comunisti di Mao. Molti reparti dell'esercito nazionalista cambiarono fronte e si unirono alla causa comunista e nel novembre 1949 si giunse alla battaglia decisiva di Xuzhou, che si risolse grazie alla mobilitazione per opera del comandante di guerriglia Deng Xiaoping di 2 milioni di contadini per offrire appoggio logistico alle truppe sul campo. Tutte le grandi città del nord caddero in mano ai comunisti e successivamente questi acquisirono anche il controllo delle città del sud e nell'ovest del paese. Il 1 ottobre 1949 Mao Zedong proclamò a Pechino la nascita della Repubblica Popolare Cinese, ovvero la nascita della Cina comunista. Chiang Kai-shek, ormai sconfitto, si rifugiò invece nell'isola di Taiwan, dove lo seguirono circa 500.000 di suoi soldati. Nonostante la sconfitta, Chiang Kai-shek continuò a reclamare la legittimità del suo governo sull'intera Cina continentale e poté conservare fino al 1971 il seggio di rappresentanza cinese all'ONU. La Repubblica Popolare Cinese ottenne invece il riconoscimento di buona parte della comunità internazionale, tra cui l'Unione Sovietica, ma non ottenne il riconoscimento degli Stati Uniti, il cui governo considerò la vittoria dei comunisti cinesi come una dolorosa sconfitta politica. Da lì in avanti Mao Zedong inaugurò una nuova era della storia cinese.